Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi, visto che è da tanto, che mi sono resa conto che è da tanto, che non sto più facendo delle presine, quindi oggi vi faccio vedere questa presina con il fiocco di neve. È molto semplice da fare, come sempre c'è sia da una parte che dall'altra, quindi doppia, ok? Con il nostro cappietto. Molto semplice, bastano solo due colori, il bianco per appunto il fiocco di neve e poi intorno il rosso. Io ho usato il rosso perché appunto comunque diciamo che è più una presina natalizia, però se voi volete farla la potete fare anche con il verde, con il giallo, con il blu, con qualsiasi altro tipo di colore. Quindi vedete voi, se la volete fare sul Natale, si sa, questi due colori sono la rappresentanza del Natale, cioè rappresentano proprio il Natale. Ok, quindi allora gomitolo rosso, gomitolo bianco, uncinetto da 2,5, le nostre forbici e ago da lana. Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito facendo il fiocco di neve. Ok, quindi andiamo a fare cerchio magico. 3 catenelle per alzarci il lavoro e vale come prima maglia alta. Adesso dentro il cerchio magico andiamo a lavorare altre 15 maglie alte, quindi per un totale di 16 maglie alte. Finite di fare le 15 maglie alte, quindi 16 con la prima che erano le 3 catenelle, andiamo a chiudere il nostro cerchio magico. Andiamo nella terza catenella che avevamo fatto iniziale e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Adesso qui andiamo ad alzare il lavoro di 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Quindi andiamo di nuovo dove abbiamo chiuso, praticamente dentro la terza catenella, andiamo di nuovo qua dentro e andiamo a fare una maglia alta. Poi saltiamo subito la maglia successiva a dove abbiamo fatto la maglia alta. Nella prossima quindi andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo sempre qua dentro un'altra maglia alta. Quindi andiamo a formare delle V, praticamente sono 2 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi di nuovo saltiamo la maglia successiva, andiamo nella prossima e di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Ok, e facciamo così per tutto il giro. Saltiamo una maglia sottostante, nella prossima una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, sempre nella stessa maglia. Arrivate alla fine del giro, vedete abbiamo una maglia sottostante che appunto dobbiamo saltare, quindi ci ritroviamo le catenelle iniziali che avevamo fatto. Noi adesso andiamo nella terza catenella, quindi le due le lasciamo, andiamo nella terza catenella a chiudere con una maglia bassissima. Ok, adesso da adesso in poi si andrà a lavorare sempre negli archetti, quindi gli archetti sono questi qua dove ci sono le catenelle, ok? Quindi in mezzo alla V andiamo a lavorare. Allora qua entriamo subito dentro l'archetto e facciamo una maglia bassissima dentro l'archetto, ci alziamo di 3 catenelle e tutto qua dentro. Adesso andiamo a fare un'altra maglia alta, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Ok, quindi per ogni archetto vedete adesso andiamo a lavorare qua, quindi entriamo qui e andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo sempre qua dentro 2 maglie alte.
Di nuovo nel prossimo, vedete qui, non vi potete sbagliare, quindi 2 catenelle, scusate, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, così per tutto il giro. Finito tutto il mio terzo giro, di nuovo andiamo qua nella terza catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso per spostarci andiamo sempre a lavorare nell'archetto, quindi qua dove ci sono le catenelle. Quindi per spostarci dove ci sono le catenelle andiamo a fare nella prossima maglia sottostante, andiamo a fare una maglia bassissima e di nuovo ne facciamo un'altra dentro l'archetto, ok? Per arrivare a metterci qua dentro. Quindi adesso in questi archetti, praticamente gli archetti appunto fatto da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, vedete, sono questi qua che vanno a finire un po' in punta, quindi non vi potete sbagliare. Qua dentro sempre facciamo 3 catenelle, quindi che vale come prima maglia alta, andiamo a fare altre 2 maglie alte, quindi per un totale di 3 maglie alte, 3 catenelle e di nuovo sempre qua dentro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ok, di nuovo nel prossimo archetto 3 maglie alte, 2 e 3, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Ok, vedete? E fate così per tutto il giro. Ho finito anche il mio quarto giro, come sempre vado nella terza catenella, chiudere con una maglia bassissima. Adesso per il quinto giro andiamo, per spostarci dentro l'archetto, andiamo a fare 3 maglie bassissime, quindi 1, 2 e la terza la facciamo dentro l'archetto. Adesso facciamo sempre le 3 catenelle che vale come prima maglia alta e quindi andiamo a lavorare altre 2 maglie alte, quindi per un totale di 3 maglie, poi una maglia doppia alta, sempre tutto qua dentro, ok, poi facciamo 2 catenelle, di nuovo una maglia doppia alta, quindi chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 3 e di nuovo 3 maglie alte, quindi andiamo a lavorare a specchio, ok, questa è la sequenza che bisogna fare per tutti gli archetti. Quindi nel prossimo archetto 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, una maglia doppia alta, 2 catenelle, di nuovo una maglia doppia alta e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, vedete? Ok, quindi questo qua lo facciamo per tutto il giro. Allora, finito il mio giro, il quinto giro, che è l'ultimo con il bianco, come sempre andiamo nella terza catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. Quindi adesso qui possiamo anche staccare il filo bianco, facciamo chiusura di sicurezza, ok, e prendiamo il filo rosso. Allora, come potete vedere, già cioè ha la forma già del fiocco di neve. Volendo, la potete anche inamidare e appenderla, cioè fate il cappietto e potete appenderla. Se la volete anche già solo lasciare così per appenderla all'albero,
praticamente sarebbe già a posto, okay? Però secondo me, l'effetto del fiocco, di neve lo dà proprio, mettendoci adesso il rosso, quindi si vede meglio. Comunque poi avrò intenzione di fare proprio un altro tipo di fiocco di neve da appendere, inamidarlo e appenderlo, quindi poi farò un video apposta. Quindi adesso con il rosso ci andiamo a mettere nell'archetto. Allora io mi vado a mettere nell'archetto prima della chiusura, così quando poi adesso vado a lavorare, man mano che lavoro arrivo qui alla chiusura e mi nascondo anche il filo, okay, quindi comunque un archetto vale l'altro. Allora entriamo quindi con il rosso e andiamo a fare 3 catenelle e sempre qua dentro facciamo una maglia alta. Adesso andiamo a lavorare tra una maglia e l'altra, quindi non andiamo a prendere qua la maglia normalmente la classica, ma prendiamo qui in mezzo alle 2 maglie e andiamo a fare una maglia alta. Quindi di nuovo in mezzo alle 2 maglie e facciamo un'altra maglia alta. Di nuovo in mezzo alle 2 maglie, un'altra maglia alta. Quindi abbiamo fatto 2 maglie alte nell'archetto più 3 maglie alte. Adesso qua in mezzo, che sarebbe tra un ventaglietto e l'altro, andiamo a fare una doppia maglia alta. Quindi entriamo semplicemente qua dentro e facciamo una doppia maglia alta. Ok, quindi di nuovo qui andiamo a lavorare in mezzo alle maglie, quindi qua ci sono le catenelle e lì c'è la prossima maglia alta e quindi lavoriamo 1 2 e 3. Siamo qui nell'archetto. Siccome qua abbiamo fatto le 2 maglie alte e questo sarebbe metà angolo, in questo archetto andiamo a fare semplicemente 2 maglie basse, perché questo ci serve d'angolo, quindi sarebbe poi la riga dritta e poi l'altro angolo, ok? Quindi non ci serve alzarlo qua, qua ci servono solo da fare le 2 catenelle. Quindi di nuovo tra una maglia alta e l'altra sottostante facciamo maglie alte, sono sempre 3 poi, 1 2 e 3. Di nuovo qua tra un ventaglietto e l'altro facciamo una doppia maglia alta. Di nuovo le 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, ok, e siamo arrivate di nuovo al prossimo archetto. In questo archetto andiamo a fare l'angolo, quindi gli archetti li dobbiamo alternare, quindi se qua abbiamo iniziato con l'angolo, qui facciamo solo le 2 maglie basse, qui facciamo l'altro angolo, maglie basse, angolo, maglie basse, angolo, maglie basse, ok, cioè è proprio tutto un giro. Quindi per fare l'angolo qui facciamo 2 maglie alte, tutto qua dentro, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Quindi continuiamo con le 3 maglie alte lavorate in mezzo alle maglie. Siamo appunto tra i 2 ventaglietti, quindi andiamo a fare una doppia maglia alta. Di nuovo le 3 maglie alte, 1 2 e 3, ok, e in questo archetto, siccome qui abbiamo fatto l'angolo, facciamo le 2 maglie basse, 1 e 2.
ok? Quindi questa è la lavorazione da fare per tutto questo giro e andiamo a cercare di dargli una forma quadrata, ok? Quindi finiamo questo giro e poi vi faccio vedere il prossimo, che la sistemiamo perché adesso non sembra proprio una forma quadrata. Sono arrivata alla fine del mio giro, qui nell'angolo dove avevamo iniziato, che avevamo fatto le 2 maglie alte. Adesso per finire l'angolo andiamo a fare di nuovo 2 maglie alte, ok? E poi nella terza catenella andiamo a fare, prendiamo e andiamo a fare una mezza maglia alta, ok? Per chiudere facciamo una mezza maglia alta. Quindi ripartiamo di nuovo da qui, dall'angolo, e di nuovo qui dall'angolo. Allora io prendo, cioè prendete, fate una maglia bassissima proprio dentro l'angolo e vi alzate di 3 catenelle e di nuovo facciamo una maglia alta. Quindi l'angolo li facciamo di nuovo, gli angoli li facciamo uguali a prima, quindi sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Adesso andiamo a lavorare normalmente le maglie prendendole normali, quindi andiamo qua dove ci sono le 3 catenelle, entriamo proprio nella terza catenella e facciamo una maglia alta. Nella prossima maglia una seconda maglia alta, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, facciamo 7 maglie alte. Arrivate qua, che dove c'è, vedete l'archetto dove abbiamo fatto le 2 maglie basse, qui andiamo a lavorare 2 mezze maglie alte, quindi una e 2. Nelle 2 maglie basse che ci ritroviamo sottostanti andiamo a fare di nuovo 2 maglie basse, quindi una e 2. Di nuovo 2 mezze maglie alte e continuiamo con 7 maglie alte, quindi una e 7. Ok, come potete vedere siamo arrivati all'angolo, quindi all'angolo qui di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Vedete, gli abbiamo dato la forma più dritta. Quindi adesso di nuovo 7 maglie alte, quindi 1 e 7. Vedete, siamo ritornati qua nell'archetto, quindi 2 mezze maglie alte, quindi una e 2, 2 maglie basse, una e 2, di nuovo 2 mezze maglie alte, una e 2, e finiamo con le 7 maglie alte e di nuovo l'angolo come prima. Sono arrivata alla fine del mio giro, qua già nell'angolo ho fatto le 2 maglie alte e vado adesso nella terza catenella a fare una mezza maglia alta. Ok, adesso per l'ultimo giro andiamo a fare tutto un giro di maglie basse, quindi rientro di nuovo qua, faccio subito una maglia bassissima dentro l'archetto, rientro dentro l'arco qui e faccio una maglia bassa e quindi vado maglia per maglia, prendere le maglie sottostante e a fare solo delle semplicissime maglie basse per tutto il giro. Ok, qui negli angoli andiamo a fare 2 maglie basse, una catenella e di nuovo 2 maglie basse.
ok? Gli angoli li facciamo così e poi continuiamo tutto il nostro giro a maglia bassa. Finito il giro di maglie basse, allora se è la prima parte che fate, allora staccate pure il filo. Se invece la seconda, il filo non lo staccate, ok? In questo caso io la prima me l'ero già preparata, quindi nella seconda non stacco il filo, così andiamo a fare la chiusura. La chiusura semplicemente, allora si prende la parte di rovescio, ok, con rovescio, si entra dove c'è la catenella, dove abbiamo fatto le 2 maglie basse, catenella, 2 maglie basse, quindi entriamo dove c'è la catenella, ok, e ci portiamo il filo al di fuori di qua. Facciamo subito il cappietto, quindi 15 catenelle, ok, 15 catenelle, rientriamo di nuovo dove c'è la catenella iniziale e andiamo a prenderla anche dall'altro lato, ci andiamo a mettere proprio in mezzo e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso per la rifinitura io faccio tutto punto gambero, quindi prendiamo una maglia da sto lato della presina e tutta la maglia dall'altro lato della presina e lavoriamo il nostro punto gambero da una parte e dall'altra. Ok, facciamo quindi questa chiusura per tutto il giro. Ho finito tutto il mio giro del punto gambero. Adesso, arrivati qua al cappietto, entrate dentro il cappietto, ok, e fate direttamente una maglia bassa. E adesso dentro il cappietto andiamo a lavorare 20 maglie basse. Ok, ho finito, come potete vedere, anche il mio cappietto, ho già anche staccato il filo, quindi una volta finite le 20 maglie basse, boh, fate una maglia bassissima per fermare il filo e potete anche staccare e fermarlo. E come potete vedere, appunto, le presine, eccole qua, sono fatte. Vedete, secondo me, come dicevo prima, la forma del fiocco di neve viene meglio fatta così, su questo modello dico, fatta a presina, perché con il rosso dà proprio quella un po' di spaccatura, vedete, dentro le maglie, che danno quella sensazione un po' del fiocco di neve. Invece se, come dicevo prima, lo voleste fare con appunto come cappietto da appendere, questo modellino, solo la parte bianca avete visto, non sembrava molto un fiocco di neve. Comunque può piacere anche così o nell'altro modo, quindi vedete voi comunque come potete, come volete farlo. Ok, io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il video vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!